a cambiare i nostri nomi, a riportarli nella forma italiana attorno agli anni 80. 1975. Italia e Jugoslavia firmano accordi che pongono definitivamente fine alla questione dei confini tra i due stati. 22 febbraio 1991. Nasce Marco Fattori. Siccome io non parlavo benissimo il croato, non parlandolo a casa e avendo comunque pochi amici croati, posso dire di essere stato discriminato, nel senso che da bambini è normale ti prendono un po' in giro perché magari parli male, sbagli la pronuncia, eccetera. Gli insegnanti stessi non ci permettevano, per quanto possibile, di andare da una scuola all'altra, di parlare, stare con i nostri eventuali amici della scuola croata. Questo non ho mai capito perché. 1991. La Croazia ottiene l'indipendenza dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. L'Istria oggi. L'Istria, parte della Croazia, e comunque la regione dopo Zagabria è più sviluppata in tutti i sensi. Se guardiamo l'economia, non abbiamo un'economia trainante che quella del turismo, però abbiamo anche realtà industriali che bene o male sono tutte legate, nel caso dell'Istria, all'industria italiana. L'insegnamento che ci dà questa cultura italiana a noi italiani, ma anche agli istriani di altre etnie, ci ha aiutato a essere la parte più sviluppata della Croazia. L'italiano che vuole sviluppare qualche prodotto all'estero viene ben accettato e trova campo fertile nella nostra comunità italiana, nella nostra minoranza. Noi in tutti i comuni bilingue abbiamo un'istituzione che è la comunità degli italiani, che è riconosciuta, abbiamo il nostro presidente, abbiamo le nostre riunioni, le nostre cose da fare, insomma, un punto di attività, un punto di ritrovo e funziona abbastanza bene. Siamo abbastanza protetti per quanto riguarda la legge sulla minoranza, funziona, c'è il bilinguismo scritto sulle insegne, sulle pubblicazioni ufficiali, anche politicamente parlando. Noi abbiamo un partito locale che è quello della Dieta istriana, tra l'altro salvaguarda anche il bilinguismo della comunità italiana. Arriviamo ora alla domanda più importante del nostro lavoro. A quale nazione è rivolto il vostro senso di appartenenza? Vi sentite più croati o più italiani? Mi sento istriana e italiana. Quando andavo a scuola croata, a Santa Domenica, mi sentivo italiana, sempre stata italiana. In croato mi parlo per forza, ma non mi va più parlare in italiano. Io, avendo frequentato le scuole croate, vivendo in Croazia, c'era un periodo dove mi dichiaravo croato perché non mi davo peso, non mi neanche ponevo questo problema. Quando sono diventato più maturo e maggiorenne ho capito che forse non è giusto, perché la mia madrelingua e la mia cultura è italiana, e ho iniziato a dichiararmi italiano pur frequentando le scuole. Io mi sento italiano di Istria, io sento l'appartenenza a un territorio che non è definito con gli attuali confini. Mi sento a casa da Treviso a Fiume, per dire, Treviso in Italia, Fiume in Croazia. Io, avendo anche i miei trascorsi solamente proprio a livello istruttivo e tutto in lingua italiana, io mi sento di appartenere a una nazionalità, di avere una nazionalità italiana, però quando vengo in Italia non vengo accettata come un'italiana, e quando sono in Croazia io non sono una croata, cioè noi siamo veramente una terra di mezzo che... Tutte le zone di confine credo che hanno questo problemino. Comunque per me è un pregio, una cosa in più. Due culture è meglio di una, per un fatto anche molto emotivo di appartenenza al territorio. Io mi sento istriana con la cultura italiana, diciamo. Faccio fatica sinceramente a rispondere a questa domanda. Se devo scegliere l'italiano, banalmente al censimento mi dichiaro italiano. Non sono pienamente italiano, è giusto così. Non posso dire neanche di sentirmi istriano perché non è una nazione, non ho il passaporto dell'Istria, non esiste. Un aneddoto stupido è ad esempio il calcio. Mi è capitato di andare a vedere anche le partite tra la Croazia e l'Italia e mi faceva un po' strano, ero vestito con i colori della Croazia.
tifavo Croazia, ma poi quando c'era l'inno italiano all'inizio me lo canticchiavo dentro, pregando un po' il mio inno. Le numerose vicende storiche succedutesi nel corso del XX secolo hanno dato vita a problemi identitari e di discriminazione per i facenti parte della minoranza italiana. Per quanto queste situazioni siano state e sono tuttora vissute in maniera diversa, in base al periodo storico e al contesto di crescita, durante le interviste, di cui abbiamo potuto mostrare solo qualche spezzone per ragioni di tempo, sono emerse forti sensazioni di disagio ogni qualvolta il discorso andava a parare sull'argomento di emarginazione sociale. Il territorio però parla chiaro. I monumenti e le costruzioni, come l'anfiteatro romano a Pola, ribadiscono la provenienza e la cultura italiana. Anche se purtroppo questi elementi non sono riusciti a trattenere le centinaia di migliaia di persone dallo scappare dall'Istria. La testimonianza di Alessandro Damiani, giornalista e scrittore della Comunità Nazionale Italiana, sostiene infatti che a rimanere furono davvero in pochi e per ragioni, più che altro, di attaccamento viscerale alla propria terra e ai propri costumi. Un ulteriore sostegno a questa tesi è l'uso della lingua italiana, o più correttamente del dialetto istro-veneto, che permane ancora oggi come linguaggio principale utilizzato dai membri della comunità italiana in Istria, nonostante gli studi in lingua croata o l'utilizzo del croato come lingua di comunicazione all'esterno delle mura familiari. Giunta la fatidica domanda sul senso di appartenenza, abbiamo riscontrato come le risposte differissero tra loro, questo per via dell'età, del contesto di maturazione e degli studi di ogni intervistato. Sebbene le motivazioni di ognuno fossero ben fondate, abbiamo riscontrato un'incertezza identitaria comune, che, soprattutto nelle generazioni più giovani, perdura ancora oggi. Crescere e vivere in un contesto di minoranza, in un territorio di frontiera, comporta, in questo caso, non sentirsi appieno né dell'una né dell'altra nazionalità. Arriveremo meglio da qui. Ti gira quella volta? Adesso sono andati 10. Faremo il frigorifero. Ti puoi sfatare col canino. Un carino. Spiegami. Vivo avanti della mia favela e da iesi, qui là chi sono? Censimento della popolazione 2021. Ci sono risposte che contano. Esprimi liberamente la tua identità. Sono fiera di dichiarare la mia lingua, cultura e identità. Censimento della popolazione 2021. Ci sono risposte che contano. Esprimi liberamente la tua identità. Buongiorno Roberto! Oh, buongiorno signora. Non so cosa La vuol potessi di giorno. porco o la vuol di vedere? Tu roba di casa per far rosto in forno con le patate. Mi sono fiera di dichiarare la mia lingua, cultura e identità. Censimento della popolazione 2021. Ci sono risposte che contano. Esprimi liberamente la tua identità.
Situato su un terreno alluvionale lungo il corso finale dell'Isonzo, Turiaco rappresenta oggi il cuore della Bisiacaria, un'area composta da 8 comuni nella parte meridionale della provincia di Gorizia, caratterizzata da una parlata veneta, il Bisiac. Non è certo quale sia stato il primo popolo a insediarsi in queste terre. Certa è invece la presenza romana, testimoniata dal ritrovamento di alcune urne cinerarie e legata alla presenza della vicina città di Aquileia. A questo periodo viene tradizionalmente associata l'origine del nome, probabilmente derivata da un prediale latino, forse Turius o Turius, con suffisso celtico in acum, mentre ormai abbandonata l'interpretazione che lo farebbe derivare dall'espressione latina turis aquae, ossia torre tra le acque, riferita a un'ipotizzata torre eretta tra le acque del Torre e dell'Isonzo. In tempi più recenti, importante è la presenza storica di Venezia, della cui plurisecolare dominazione rimangono il complesso di Villa Priuli, unica villa veneta presente ad est dell'Isonzo, e la parrocchiale di San Rocco. Alla Serenissima, dopo una breve parentesi napoleonica, seguì l'impero asburgico, fino alla dissoluzione di quest'ultimo al termine del primo conflitto mondiale. Gli eventi bellici del XX secolo e soprattutto la vicinanza del fronte durante la Prima Guerra Mondiale coinvolsero direttamente Turiaco, lasciando testimonianze ancora visibili, quali le linee fortificate di trincee presenti nelle campagne a ridosso dell'abitato. Il comune di Turiaco risale al 1814, come parte sottocomune di San Pier d'Isonzo, e acquisisce la propria autonomia nel 1848. Lo stemma ufficiale del comune riprende in parte una delle interpretazioni etimologiche del nome del paese, rappresentata da una torre attraversata da un corso d'acqua. Dalla sua nascita ad oggi, la sede municipale è stata ospitata all'interno di diversi edifici, tra cui quello della Cassa Rurale, l'ex scuola elementare e durante il primo conflitto mondiale in trincea. La chiesa, intitolata a San Rocco di Montpellier, protettore degli appestati, si affaccia sulla piazza del paese. Fu edificata al posto di un'altra chiesa di dimensioni minori risalente al 400 e venne consacrata dal patriarca di Aquileia nel 1746. Essa si presenta in forme neoclassiche, con doppie paraste ioniche e timpano sormontato da una croce in ferro battuto, sul cui basamento è incisa la data 1709, anno in cui fu terminato il tetto. Il campanile, di semplici forme, risale alla metà del Settecento. Con le sue 7 rampe di scale si raggiungono le 3 campane. La grande, detta di San Rocco, la mezzana, detta della Beata Vergine, e la piccola, detta di San Cornelio, fuse nel 1948 in sostituzione di quelle originali, requisite per fini bellici durante la Seconda Guerra Mondiale. Al suo interno si trova l'altare maggiore, capolavoro dell'altaristica barocca udinese, realizzato da Francesco e Michele Zulliani nella seconda metà del Settecento. Al suo fianco notiamo poste su colonne di marmo le statue di Sant'Antonino Martire e del beato Alfonso Rodriguez. La pala sullo sfondo fu dipinta da Giovan Battista Grassi nel 1574 e rappresenta una sacra conversazione. In alto tra gli angeli sta la Madonna con il bambino, mentre sotto sono rappresentati 4 santi taumaturghi: Rocco, Elena, Lucia e Sebastiano.
Nell'unica navata trovano posto 4 altari laterali. Partendo da sinistra, quelli dei Santissimi Battista, Giorgio, Martino e dell'Immacolata Concezione. A destra quelli di Santa Eurosia, raffigurata mentre porge le mani al carnefice, e di Sant'Antonio da Padova, sopra il quale, dentro a una bacheca, è posta una statua che raffigura il santo, dono alla chiesa dei conti Priuli, nobili veneziani. Nel tabernacolo è custodita la reliquia insigne del capo di San Cornelio Papa e Martire, donata nel 1575 al conte Giovanni Arsenio dal Papa Clemente X. Il grande dipinto sul soffitto, datato 1813, che rappresenta San Rocco tra gli Appestati, è l'opera maggiore e una tra le ultime di Matteo Furlanetto, pittore veneziano operante nel Goriziano tra il Settecento e l'Ottocento. Mentre l'imponente organo, collocato nella cantoria sopra l'ingresso, è opera di Valentino Zanini, della storica famiglia di maestri organisti di Camino di Codroipo, e risalente al 1869. Uscendo dalla chiesa, attraversando la porta principale, si nota, dal lato opposto della piazza, la presenza del Palazzo Priuli, di proprietà degli omonimi veneziani, a cui era stato assegnato il feudo di Turiaco. Costruito alla fine del Seicento, presenta una pianta asimmetrica dovuta a un successivo ampliamento. Sopra il portone in legno con l'arco in pietra si trova il balcone del salone a cui si accede dalla scalinata dell'atrio principale. Sul tetto si trova un abbaino, affiancato da 2 camini in stile veneziano, mentre dal portone sulla destra della facciata si accede al giardino. A fianco del palazzo si trova il Curtivon, che ospitava le stalle, i granai e gli alloggi della servitù. Ora questo cortile è stato ristrutturato ed ospita alcune abitazioni, un'osteria, una cantina e la sala consiliare, inaugurata nel 2003. La sala, oltre ad ospitare le sedute del Consiglio Comunale, accoglie mostre, conferenze e concerti e vi si celebrano matrimoni con rito civile. Sul pavimento che accoglie il visitatore entrando dall'ingresso principale è posizionato un mosaico raffigurante lo stemma di Turiaco, realizzato dagli allievi della scuola mosaicisti del Friuli Venezia Giulia, mentre le pareti ed il soffitto sono realizzate dall'artista bisiaco Ivan Crico. A circa 1 chilometro verso est scorre l'Isonzo. Il fiume, che nasce in Slovenia nella zona del Triglav, giunge in Italia nei pressi di Gorizia e dopo aver bagnato Turiaco sfocia nell'Adriatico, nell'area naturale protetta Foce dell'Isonzo. L'Isonzo è stato particolarmente importante nel passato per gli abitanti del paese. Oltre all'irrigazione dei campi, le sue acque hanno permesso di far muovere un vecchio mulino, mentre nella zona golenale si raccoglievano le bacchette usate per la fabbricazione di cesti in vimini. Lungo l'argine è stato creato un parco e un percorso ginnico, che nei weekend è frequentato da chi si ritrova per una camminata, una corsa o qualche esercizio. A Pasquetta, invece, persone di tutte le età si ritrovano per il tradizionale picnic in compagnia, in attesa dell'arrivo della stagione estiva. Alla Proloco, l'amministrazione comunale ha affidato la gestione del Parco Comunale dell'Isonzo,
che si snoda lungo la sponda sinistra del fiume. E qui ogni anno la Proloco organizza una serie di attività per favorirne la frequentazione, tra cui la notte del solstizio d'estate, il 21 giugno. L'associazione, nata per la promozione del territorio, è uno dei principali promotori dei numerosi eventi che si svolgono in paese e, collaborando attivamente con l'amministrazione comunale e le numerose associazioni presenti sul territorio, finalizza importanti eventi come la Festa in Piazza, che a settembre anima il centro con stand enogastronomici, spettacoli e concerti. Mentre in occasione dell'8 dicembre, per la secolare e tradizionale festa della Cuncizion, una folla di persone proveniente da tutta la provincia e da quelle limitrofe invade pacificamente le vie principali del paese, tra bancarelle e chioschi enogastronomici. Sempre presente nella vita del paese, la banda è stata costituita nel 1870 da Luigi Clemente e rappresenta oggi uno dei gruppi musicali più longevi della regione, oltre ad essere l'associazione più antica di Turiaco. Nel 1920 si struttura come Società Filarmonica di Turiaco e con i suoi musicisti colora in musica manifestazioni, eventi, ma anche commemorazioni in piazza o sfilando lungo le vie del paese. La presenza della Banca di Credito Cooperativo di Turiaco risale al 1896, quando su iniziativa di Monsignor Luigi Faidutti iniziò ad operare sul territorio allora amministrato dall'impero asburgico per migliorare le condizioni delle popolazioni contadine secondo la matrice del cattolicesimo sociale. Con più di 2800 abitanti, Turiaco è un paese in continua espansione. Il nuovo nucleo abitato si trova nella direttrice che lo conduce a Pieris, frazione del comune di San Canzian di Sonzo. Con i suoi servizi, le attività commerciali e le sue scuole, è in grado di soddisfare le principali necessità di un centro abitato moderno. La realtà associativa è molto vitale a Turiaco e si manifesta con molteplici associazioni culturali, ricreative e sportive. Tra queste ricordiamo l'Associazione Donatori Volontari di Sangue, l'AMPI, gli Amatori Calcio, i Volontari Auser, l'Associazione Culturale Il Paese, il Centro Diurno Anziani, il Circolo Ricreativo e Culturale Don Eugenio Brander, il Club 51 L'Aquilone, il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, il Gruppo Vocale Polibnia, il Laboratorio dei Piccoli Musici, l'Associazione Culturale L'Acque Sabe, la Libera Espressione Musicale, gli Old Rugby Tandoi, Friuli Venezia Giulia, la Pallavolo Libertas Turiaco, la Società Bocciofila Turiachese e l'Unione Sportiva Fore Turiaco Calcio. Diverse e numerose sono le attività sportive a Turiaco, che trovano posto in attrezzate aree, con campi di calcio, rugby, pallacanestro, pallavolo e bocce. Un grande impegno di risorse umane, reperite nel volontariato, impiegate nella diffusione della cultura, dello sport, delle tradizioni, generando un notevole volume di iniziative, qualitativamente apprezzate, tali da far diventare Turiaco il reale cuore della bisiacaria.
Parlando di baccalà, almeno dalle nostre parti, non si può non pensare alla polenta. Ed è per quello che siamo venuti qui oggi a Codroipo, in provincia di Udine, nel Parco delle Risorgive, dove troviamo il Mulino Zorato. È un mulino storico, è un mulino che risale al 1450 e se pensiamo al 1450 significa prima che Colombo scoprisse l'America e prima che il mais arrivasse sulle nostre tavole. Ma questa non è l'unica particolarità di questo mulino, la sua eccezionalità sta infatti anche nel fatto di essere l'unico mulino in Italia nel quale il baccalà viene ancora battuto con il sistema tradizionale e adesso vedremo come. Questo è un mulino che risale al 1450 ed è l'unico dei 4 mulini di Codroipo ancora funzionante. Questo perché? Perché la mia famiglia è qui dal 1782 e io rappresento la 6ª generazione dei Zorato. Noi cosa facciamo ancora adesso qua? Noi maciniamo i cereali e battiamo lo stoccafisso. Come? Allora, il mulino è un mulino a palmenti, quindi ci sono delle ruote idrauliche che, sfruttando l'energia dell'acqua, trasmettono il movimento all'interno del mulino. Questo movimento fa sì che le macine in pietra naturale schiaccino il chicco per produrre la farina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le proprietà organolettiche del chicco stesso rimangono inalterate. Questi cereali noi li acquistiamo solamente qui in Friuli e Veneto e sono comunque grani antichi e sono grani antichi che macinati con l'antico metodo delle macine a pietra danno delle farine antiche che vanno usate nel metodo antico per avere che cosa? I colori e i profumi di una volta. Oltre a questo noi battiamo lo stoccafisso. Come lo battiamo? Lo battiamo con gli antichi magli in legno che pestano sulla pietra. Questo perché? Perché noi anticamente battevamo la canapa che veniva coltivata qui in Friuli e Veneto. Veniva battuta, poi veniva affilata per fare i tessuti. E lo stoccafisso era il mangiare dei poveri una volta e chi aveva la fortuna di averne un pezzo lo portava dove? Negli opifici o dal battiferro o da chiunque per poterlo battere. Battere perché? Perché così il tempo di ammollo si riduceva a soli 3 giorni. Quando si batte, cosa succede? Il legno e la pietra sono cattivi conduttori di calore, quindi il calore che si sprigiona dalla battitura allunga la fibra, quindi lo stoccafisso risulta molto più morbido e all'interno non si rompe, infatti il filetto rimane intero. Questo cosa vuol dire? Che le ricette sono infinitamente di più, si può pensare a un filetto al forno, a un filetto fritto o addirittura dei tranci. Questa è una cosa molto diversa, ma questo è quello che facciamo adesso, che abbiamo sempre fatto e che ci rimanda alle tradizioni di una volta portate dove? Verso un futuro. Un futuro quale può essere per noi? Noi ce lo siamo chiesto tante volte. Come una volta, mi raccontava mio nonno, il mulino era un centro di aggregazione per il paese, sia economica che sociale. Infatti qui si stabilivano, per dire, i matrimoni fra le famiglie. Allora noi, il nostro obiettivo futuro qual è? Riportare un centro aggregativo qui nel nostro mulino. Come faremo? Con un centro di ristorazione, usando le nostre farine e il nostro stoccafisso per riportare la gente al mulino. Speriamo di riuscirci e vi aspettiamo. E buona giornata.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli, per il Papa Leone e per tutti i pastori. Il Signore Gesù che li ha scelti li assista con il suo Spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Su Maria, totus tus, Mater Dei, omnia mea tua sunt, totus tus, su Maria, totus tus, Mater Dei, omnia mea tua sunt. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spina di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In konkani di Goa, India. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria kupin bolole service potu jetaesa, osteremo dentro sodoivani sodoivto zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù,
Giuseppe Maria. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che sale il Calvario, carico del pesante legno della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace,
prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente,
prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, Che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. le anime dei pastori e dei fedeli defunti per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen. Preghiamo insieme la Vergine Maria con le parole di Papa Benedetto XVI a pagina 8 del libretto. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore, che in te il Figlio eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà, anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili, come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie, perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno.
proteggi il nostro Paese, perché rimanga un Paese cristiano, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana e oggi anche di Santa Maria Maddalena, la prima annunciatrice di Cristo risorto. Invochiamola su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su quelli che si affidano alle nostre preghiere, particolarmente i sofferenti e gli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. A pagina 26, l'inno del Giubileo, la seconda strofa. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita. Nel cammino io confido in te. Dio ci guarda tenero e paziente, nasce l'alba di un futuro nuovo. Nuovi cieli, terra fatta nuova, passa i muri, spirito di vita, fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita. Nel cammino io confido in te. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della festa di Santa Maria Maddalena. I testi sono dal proprio del giorno della Santa e dal comune delle Sante. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Venite e applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Venite prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. La carità divina congiunge Santa Maria Maddalena all'eterno convito nel regno dei beati. La fiamma dello Spirito ha impresso nel suo cuore il sigillo indelebile dell'amore di Dio. O sorella dei poveri, intercedi per noi, sostieni i nostri passi nella via della pace. Guidaci alla vetta della santa montagna, dove miti possiedono il regno del Signore. Sia lode al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, al Dio Trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parola di bontà. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Sia benedetto Dio per sempre. Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri i prodigi. Le tue frecce acute colpiscono a cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli.
tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina in ori di Ofir. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore il nostro Dio. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. A re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Il mio cuore medita sempre la tua parola. Signore, mia roccia e mio Redentore. Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi l'insegnamento all'insegnamento.
Chi l'esortazione all'esortazione. Chi dà lo faccia con semplicità. Chi presiede lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendere a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini e, se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Pagina 1856. Trasformatevi rinnovando la vostra mente per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente, rivestite l'uomo nuovo. Per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno Papa. Maria Maddalena, venuta al sepolcro e non trovandovi il corpo del Signore, pensò che fosse stato portato via e riferì la cosa ai discepoli. Essi vennero a vedere e si persuasero che le cose stavano proprio come la donna aveva detto. Di loro si afferma subito. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Poi si soggiunge: Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza d'amore aveva invaso l'anima di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del Signore, anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati. Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio pensando che fosse stato trafugato. Accadde perciò che poté vederlo essa sola, che era rimasta per cercarlo, perché la forza dell'opera buona sta nella perseveranza, come afferma la voce stessa della verità. Chi persevera sino alla fine sarà salvato. Cercò dunque una prima volta, ma non trovò. Perseverò nel cercare e le fu dato di trovare.
Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero e crescendo raggiungessero l'oggetto delle ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece nell'attesa si affievoliscono, è segno che non erano veri desideri. Approvato questo ardente amore, chiunque è riuscito a giungere alla verità. Così Davide, che dice: «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio». E la Chiesa dice ancora nel Cantico dei Cantici: «Io sono ferita d'amore». E di nuovo dice: «L'anima mia è venuta meno». Donna, perché piangi? Chi cerchi? Le viene chiesta la causa del dolore, perché il desiderio cresca e, chiamando per nome colui che cerca, si infiammi di più nell'amore di lui. Gesù le disse Maria. Dopo che l'ha chiamata con l'appellativo generico del sesso, senza essere riconosciuto, la chiama per nome, come se volesse dire: riconosci colui dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco, non come si conosce una persona qualunque, ma in modo del tutto speciale. Maria dunque, chiamata per nome, riconosce il Creatore e subito grida Rabbuni, cioè Maestro. Era lui che ella cercava all'esterno ed era ancora lui che la guidava interiormente nella ricerca. Tornando dal sepolcro, Maria Maddalena annunziò ai discepoli: «Ho visto il Signore». Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta. Piangendo l'amato, vide colui che cercava, lo vide e l'annunziò ai fratelli. Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. E acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre. Una
nascesti dalla Vergine Madre, per la salvezza dell'uomo, vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre, verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Nel giorno dopo il sabato, di buon mattino, quando era ancora buio, Maria di Magdala venne al sepolcro. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto condito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel giorno dopo il sabato, di buon mattino, quando era ancora buio, Maria di Magdala venne al sepolcro. Arde il mio cuore, voglio vedere il mio Signore, e non so dove l'hanno posto. Benedite opere tutte del Signore il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore. Benedite i cieli il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli il Signore. Benedite potenze tutte del Signore il Signore. Benedite sole e luna il Signore. Benedite stelle del cielo il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore. Benedite o venti tutti il Signore. Benedite fuoco e calore il Signore. Benedite freddo e caldo il Signore. Benedite rugiada e brina il Signore. Benedite gelo e freddo il Signore. Benedite ghiacci e nevi il Signore. Benedite notti e giorni il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore. Benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore.
Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Arde il mio cuore, voglio vedere il mio Signore, e non so dove lo hanno posto. Piangendo, Maria guardò nella tomba e vide 2 angeli vestiti di luce. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetri gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca e le spade a 2 tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili inceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Piangendo, Maria guardò nella tomba e vide 2 angeli vestiti di luce. Alleluia. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale.
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti. Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti. Vai, annunzia ai miei fratelli, il Signore è risorto dai morti. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti. Maria Maddalena fu la prima a vedere Gesù risorto il mattino di Pasqua. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria Maddalena fu la prima a vedere Gesù risorto il mattino di Pasqua. Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo. Vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, che appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena che ti cercava ansiosamente. Siamo con ardore per contemplare il tuo volto. Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle pie donne e aiutato dal loro umile servizio. Concedi a noi di seguire la via della carità. Signore Gesù, ascoltato come Maestro divino da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità. Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà. Fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere. Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto. Concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
colore della copertina, che cosa dobbiamo aspettarci da questo colore della copertina, colore indossato da Marilyn negli Uomini preferiscono le bionde del 1953. Cuore di mamma sembra alludere alla narrazione italianissima di una maternità commovente, senza macchie e senza difetti. Mamma, solo per te la mia canzone vola, Beniamino Gigli. O forse si tratta delle vicende di una famiglia esemplare, sempre all'altezza delle aspettative, grazie al grande cuore della mamma, oppure è il dipanarsi di relazioni familiari edificanti, seppure tra dolori che straziano, ma tutte e tutti aggrappati al grande cuore di mamma ce la faranno. Oppure è un libro di deliziose ricette della nonna. Insomma, Cuore di mamma sarà il racconto su carta di un qualunque pomeriggio televisivo strappalacrime. È questo, Cuore di mamma? Decisamente, radicalmente no. Anzi, Rosa Matteucci è proprio l'antidoto a tutto questo. Cuore di mamma è un racconto strepitoso, pagine indimenticabili come altre di Rosa Matteucci, Lourdes, oppure Libera la Karenina che è in te, o ancora Costellazione familiare, tutti libri Adelphi, tutti da leggere e rileggere. No, Cuore di mamma non ci accompagna a conoscere le vicende della famiglia del Mulino Bianco, però nemmeno sostiene che la famiglia sia solo un luogo di perversione dove tutto ciò che accade è sempre o finirà per essere da psicanalisi o causa di qualche trauma. C'è qualcosa nella madre protagonista di questo testo che ricorda il grande ragno, la madre si chiama così, installato nei pressi del Guggenheim di Bilbao, dove ciascuno ci vede un po' il suo vissuto di forza affettiva o di ragnatela che imprigiona. Ecco, Cuore di mamma è semplicemente, così come è, la realtà, il rapporto in questo caso tra una madre e una figlia, rapporto non privo di ambiguità e di imprevedibili accadimenti. La realtà, infatti, riesce a superare ogni fantasia. Noi non ci crediamo tanto a questa cosa qui e inventiamo delle situazioni, ma in realtà basta la realtà che vince in quanto a colpi di scena e creatività. E come? La realtà, non c'è niente da fare, ci spiazza con una creatività fantasmagorica, facendo accadere coincidenze, rivelando fragilità impensabili, senza lasciare nessuno spazio vuoto. La forma narrativa, il fraseggio, le parole, l'ironia di Rosa Matteucci hanno il sapore, il gusto e la sprezzatura di Carlo Emilio Gadda, che in una nota nelle pagine che seguono la non conclusione della cognizione del dolore scrive: non è barocco l'autore, lui, barocco è il mondo. Sì, Cuore di mamma è barocco perché non lascia nessuno spazio vuoto nel racconto, spuntano continuamente situazioni nuove nella vita di Luce, la figlia protagonista insieme alla madre Ada, di questo cuore di mamma che riesce a trovare le parole perfette per raccontare lo spaesamento di tutti, delle madri, delle figlie, dei panettieri, di chi ha bisogno di un prestito e tenta di sedurre la vice direttrice della banca. Cuore di mamma racconta l'aprire gli occhi sulla realtà costi quel che costi, l'impatto con i tiri mancini del destino, il combattimento della quotidianità. C'è la trincea della vita casalinga, della vedovanza, della solitudine di chi ha perso il coniuge perché è morto e l'angoscia di chi è stata lasciata e vede il suo ex marito fare figli con un'altra perché con lei di figli non ne ha voluti fare. Ci si sente travolti da quell'angoscia profonda che germina nello squallore della modernità, dove sotto la maschera della perfezione, nelle nostre case straripanti di ciabatte, di ninnoli, di utensili elettrodomestici che presto o tardi smetteranno di funzionare, ecco che si rompe qualcosa, come gli oggetti si rompono, gli elettrodomestici si inceppano e anche noi
Le generazioni inoltre si allontanano, si alienano, cala il livello di empatia reciproca, si allontanano forse irrimediabilmente persino le figlie dalle madri, a tal punto che ogni volta che una figlia va a trovare la vecchia madre, questa operazione è emotivamente sconvolgente, devastante, un esercizio complesso di equilibrismo rischioso come un allunaggio, come atterrare su un pianeta alieno. Luce, quando va a trovare sua madre, parla di allunaggio, di un altro pianeta, ma Luce è tua madre. Che cosa è successo? C'è anche il tema della badante, questa figura alla quale ciascuno delega tanto, tantissimo, questa figura alla quale i figli consegnano i genitori, perché i figli sono tutti impegnati a fare che cosa? La badante, tema delicatissimo. Rosa Matteucci, Cuore di mamma, è tutto questo e molto altro. È la realtà con i suoi odori sgradevoli, dove la muffa è sempre in agguato nel lavello della cucina come nelle relazioni. C'è questo sgradevole odore di sottofondo che è la puzza esistenziale di persone che puzzano dal punto di vista umano, donne vestite di un blu elegante che visitano le persone anziane solo per depredarle dei loro pochi gioielli, più di valore affettivo che economico, donne che puzzano come l'esistenza di un padre di famiglia che tenta di sedurre la vice direttrice della banca, Luce, per facilitare l'ottenimento di un prestito. Puzza. Poi ad un certo punto, in mezzo a tutti questi miasmi, a questo soffocare, ad un tratto lì, proprio nel cuore di quel grigiore assoluto, all'alba di una notte pesantissima, Luce si imbatte nel fornaio che fa la pausa caffè. Nelle ultime pagine non c'è puzza, si sente invece il buon profumo del pane. L'olfatto finalmente ha il suo riscatto, e non solo l'olfatto, anche l'attesa di una salvezza, perché siamo nel mezzo di una scena evangelica, una scena di resurrezione. Ci sono nella vita di tutti, persino in quella di Luce, tratti di cammino nei quali la realtà, in un modo che non avevamo immaginato, ci offre un aiuto, ci fa incontrare la mansuetudine e la fiducia di Cristo che brillano nelle parole di uno sconosciuto, parole che proprio non te le aspettavi da un giardiniere, come nel Vangelo, da un panettiere, da un pescatore. Eppure vuoi vedere che non è realtà solo il male, vuoi vedere che è realtà anche la speranza, vuoi vedere che è possibile rialzarsi? O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia
confido in te, confido in te, o sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi. Confido in te, confido in te, o sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi. Confido in te, confido in te. Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Sia adorato, Signore, crocifisso e risorto, nascosto nell'ostia bianca. Nell'ora della tua agonia ci mettiamo sotto la croce per contemplare insieme a Maria Maddalena il mistero del tuo amore misericordioso per i peccatori. Tu non hai condannato Maria Maddalena quando fu condotta dai farisei. Non l'hai respinta, ma l'hai perdonata e hai cambiato la sua vita. E lei, grata per questi doni, è rimasta fedele al tuo amore. Ti ha seguito fino al Golgota e senza arrendersi alle difficoltà ti ha cercato la mattina della risurrezione. Lei per prima ha incontrato te risorto dopo la passione e la morte. Ha sentito la tua voce che le ordinava di portare ai discepoli la notizia che eri vivo e che la tomba era vuota. Anche noi oggi incontriamo te, Signore risorto. Sentiamo come ci chiami per nome e ci dici di andare dai fratelli a proclamare la tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo, Signore, le grazie necessarie per il Santo Padre, per tutti i pastori della Chiesa, per le persone consacrate e gli apostoli della Divina Misericordia. Ti chiediamo per loro la potenza della parola, affinché possano proclamare coraggiosamente ed efficacemente al mondo il messaggio della tua misericordia. Abbi pietà dei peccatori, dei malati, dei sofferenti e degli agonizzanti, affinché glorifichino per i secoli la tua bontà. Dona alla Chiesa nuove vocazioni sacerdotali e religiose, affinché non vengano a mancare nel mondo gli apostoli e i dispensatori della tua misericordia. Per tutte le intenzioni che ci sono affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, E del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Maria Maddalena, scenda su ciascuno di voi la benedizione di Dio Onnipotente. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Non temere, non temere, Dio ricco di misericordia. Non temere,
misericordiae. Non temere, non temere, Dio ricco di misericordiae. Non temere, non temere, Dio ricco di misericordiae. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalla ingiustizia e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché sia veri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefesi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario,
Sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Sono queste le parole che Gesù risorto, accanto alla tomba vuota, rivolge a Santa Maria Maddalena, di cui oggi celebriamo la festa. Maria Maddalena, definita da San Tommaso d'Aquino l'apostola degli apostoli. Cosa rende la Maddalena apostola? Cosa la rende testimone dell'incontro col risorto, che inizialmente si traduce e si riassume nell'annuncio di una tomba vuota? Certamente la sua ricerca d'amore. Maria Maddalena è la donna capace di cercare l'amato e di non fermarsi davanti al deserto, davanti al silenzio, davanti alla tomba vuota. Non a caso la liturgia di oggi associa a questo Vangelo quel passo del Cantico dei Cantici dove si dice: ho cercato l'amore, l'amato, l'amore della mia vita e non l'ho trovato. Ecco la condizione per l'incontro con l'amato, è la ricerca perseverante, costante, la ricerca che non si arrende davanti al silenzio, quel saper stare anche ai piedi del crocifisso, come Maria la madre di Gesù, senza arrendersi, rimanere, stare, sostare. È la capacità di Maria appunto di non fermarsi in questa ricerca fino ad arrivare a quel nome personale pronunciato, Maria. In quel Maria si riassume il senso di un amore personale, quella bella frase che rivolta a ciascuno di noi: tu sei il figlio mio amato. Questo è l'incontro con Gesù, sentire il suo amore personale per noi, uscire dall'anonimato e sentire che lui rivolge il suo sguardo personale a noi. Questo ci rende, come la Maddalena, apostoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 22 luglio. San Platone di Ancira, martire. Ancira è l'attuale Ankara. Santi martiri massulitani in Africa del Nord. Sant'Agostino ha tenuto nel loro anniversario di martirio un sermone. San Gualtiero di Lodi, un frate ospedaliero, ha fondato case di cura a Vercelli, a Crema e in altre città del nord Italia. È morto nel 1224. San Vandregisilo
nato, vissuto in Francia nel VII secolo, era ufficiale a corte, d'accordo con la moglie si sono fatti monaci. Poi lui per un periodo è vissuto come eremita e poi di nuovo si è ritirato in monastero. È morto nel 668. Beato Agostino da Biella, un padre domenicano, si è ammalato, era piagato in tutto il corpo, ma nonostante questo continuava a visitare e consolare ammalati. Il Signore ha accompagnato la sua preghiera e la sua carità con molti miracoli. È morto nel 1493. Ma oggi siamo in festa per Santa Maria Maddalena, una donna speciale. Per questo celebriamo la festa per lei e il Vangelo di oggi è stato scelto proprio per ricordare questa santa. Nonostante il suo passato, ma quando mai Gesù bada al passato? Gesù guarda il futuro. È nel futuro che possiamo seguirlo e servirlo. E anche noi essere cambiati dall'essere vicini a Lui. E allora Gesù le appare quando lei va al sepolcro e anche se la vede in lacrime, Lui non le dice parole di consolazione. Interessante. Non la consola. Non le dice neanche parole di ringraziamento perché è venuta per ungere il suo corpo. E invece le fa sapere che la sua vita va spesa per lui, ma per gli uomini. Lei dovrà andare dai fratelli di Gesù, li chiama così questa volta, i suoi discepoli, a portare un messaggio. E il messaggio che porterà è questo, un po' strano a prima vista. Io salgo, quindi come dire Gesù se ne va. E dove va? Al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. In questo brevissimo messaggio c'è una grandissima novità. Gesù non chiama più Dio il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma lo chiama Dio mio e Dio vostro, aggiungendo Padre mio e Padre vostro. Quindi Gesù vuole che i suoi discepoli conoscano Dio come Padre e sappiano che nel mondo Dio, Padre, sarà conosciuto non più grazie ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ma grazie a Lui e grazie a loro. Grazie a Gesù e grazie alla Chiesa, Dio mio e Dio vostro. Vuoi conoscere Dio? Guarda Gesù. Vuoi conoscerlo più da vicino? Guarda la Chiesa. Naturalmente la Chiesa deve essere fedele. Se i discepoli si amano gli uni gli altri, se vivono il comandamento nuovo che Gesù ha dato loro, ecco che allora si può vedere Dio, si può vedere il Padre nella loro vita, si può conoscere Dio grazie alla testimonianza dell'amore reciproco dei suoi figli, di quelli che seguono Gesù. Un grande messaggio che Maria Maddalena ha portato agli apostoli e ha continuato a dirlo nonostante essi l'avessero ritenuta come una che è fuori di sé, perché è difficile credere a uno che ti dà un messaggio del tutto nuovo, che uno che ti dice di aver visto uno risorto dai morti. Eppure, ecco, Santa Maria Maddalena prega per noi e anche noi le crediamo e
viviamo anche noi la missione che Gesù ci affida, senza pensare ad essere consolati quando piangiamo. Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Bentrovati amici di Telepace, bentrovati al nostro spazio dedicato alle interviste. Oggi parliamo di un argomento particolarissimo con un ospite che lo conosciamo dal punto di vista politico, ma che quest'oggi si propone in un'altra veste. Allora intanto grazie Stefano Valdecambere. Grazie a voi per l'ospitalità. Dicevo, politico che oggi si propone in veste da linguista a questo punto. Ma io non sarei neanche un linguista, un appassionato di storia, ho scritto diversi saggi, diversi libri sulla storia locale, soprattutto in riferimento alla montagna veronese, cultura cimbra, però poi anche ho scritto un libro nel 2022 sull'origine del linguaggio, l'origine del linguaggio è il titolo, nel quale ho riportato una serie di riflessioni che durante la vita ho sempre fatto su una domanda quasi esistenziale: come nasce la lingua dell'uomo, come si sviluppa, che logica c'è nel linguaggio. E questa domanda, a dire il vero, si è formulata a seguito di un paio di lezioni che ci diede tanti anni fa. Io facevo il liceo presso il seminario di San Massimo, e lì c'era un professore molto bravo che non era neanche il nostro professore, però ci aveva fatto un paio di lezioni così estemporanee. Ed è riuscito ad appassionarti così? Sì, perché io sono stato affascinato, io sono uno molto curioso, mi piace capire il perché delle cose, entrare nella sostanza, mi è sempre piaciuto le materie anche umanistiche, la filosofia, la storia, eccetera, anche se poi ho fatto in altre università, mi sono laureato in economia e commercio, ho sempre coltivato le passioni, ecco, nei libri che ho scritto, andavo all'archivio di Stato, ho imparato a leggere le scritture medievali, il latino, il greco, cioè ho sempre coltivato quelle materie del liceo anche dopo, nonostante avessi fatto altri studi. E il professore si chiamava Arturo Cacefo, Don Arturo Cacefo, una persona così che nella mia giovinezza mi ha talmente affascinato, ed era un profondo studioso, aveva delle lauree in materie umanistiche ma anche scientifiche, non so se era matematica, non mi ricordo quale altra materia era. Comunque lui si prese 2 lezioni, venne lì e ci raccontò un risultato dei suoi studi, su cui aveva delle sue riflessioni, che ci fece la premessa: guardate che queste cose qua magari non ditele troppo in giro, perché non fanno parte della storia, non sono riconosciute scientificamente ancora, però avevano il loro fascino, cioè come nascono le parole, come nasce la lingua. Ed è una domanda che è veramente affascinante. Noi chiamiamo le parole in un certo modo, ma nessuno mai nel mondo è riuscito a spiegare il perché una radice di quella parola lì ha quei suoni, perché bene o male la parola sono più suoni che assembliamo insieme, le lettere dell'alfabeto sono dei suoni che emettiamo con la bocca, col naso, eccetera, e lui è arrivato a raccontarci che quei suoni avevano, presi uno per uno, avevano dei significati all'inizio primordiali. Erano, come diceva Saussure, il linguista, dove diceva che nella comunicazione c'è il significato, cioè quello che comunichiamo, il contenuto, e c'è un significante che è un segno, nel caso del linguaggio dei segni, una smorfia, un qualcosa, una parola, un suono che rappresenta quel significato. Ecco, lui in quell'occasione aveva trovato una chiave nei suoi studi di interpretazione e aveva capito che certi concetti sono collegati a dei suoni. All'inizio la lingua, ed è la logica questa, insomma, per trasmettere un certo concetto all'inizio
pronunciavo un certo suono e quel suono lì rappresentava quel concetto, ecco, e poi da lì quei suoni assemblati uno all'altro generano le parole. Una parola sono più concetti messi assieme. Ecco, è stata una cosa molto affascinante che mi ha colpito talmente tanto che io ho continuato a pensarci sopra. E volevo scrivere già a 25 anni, avevo 25 anni, volevo scrivere qualcosa, perché poi non so, avevo degli appunti anche persi, non più niente. Però mi sono talmente rimasti impressi che ci riflettevo, delle volte mi sembrava fosse tutta fantasia, le cose, i conti non tornavano. Poi man mano che ci riflettevo sopra capivo che aveva ragione. Effettivamente, confrontandomi con diverse radici linguistiche da famiglie linguistiche più disparate nel mondo, ecco, lui si era fermato all'indoeuropeo, io sono andato oltre, ho capito che non era solo l'indoeuropeo, questo principio valeva per tutte le lingue del mondo. Quindi c'è una radice univoca, una che allora, poi ha preso... Esattamente, noi all'inizio, io con questo sono portato a dire che veniamo da un unico popolo, da un'unica lingua iniziale. Certo. Tutti i popoli della Terra, almeno siamo tutti figli, dico io, dell'Homo sapiens, siamo tutti appartenenti all'Homo sapiens, e che ha avuto origine circa 200.000 anni fa in Africa, poi è uscito dall'Africa, ha trovato altri ominidi, per esempio l'uomo di Neanderthal. Non entro nelle varie teorie scientifiche eccetera, ma c'è stato anche in parte una unione tra questi due ominidi, c'è una parte del DNA del Neanderthal fa parte di Sapiens eccetera, ma l'Homo sapiens è quello che ha conquistato la Terra e ha imposto la propria logica e il proprio linguaggio in tutto il mondo, tant'è che io dico che noi non parliamo lingue diverse, noi parliamo tutti la lingua dell'Homo sapiens, che è una parola diversa dalle altre perché è tanto più diversa quanto prima si è separata dalle altre temporalmente, magari 10.000, 100.000, 50.000 anni fa, però noi ragioniamo tutti con un unico sistema logico, e questo è provato nel mio libro, l'ultimo libro che ho scritto, e soprattutto noi usiamo i stessi mattoni primordiali nel comporre le parole. Quindi una base unica ce l'abbiamo tutti. Sì. E tu arrivi a dire che abbiamo una storia in comune, tutti quanti noi. Questo porta a diverse conclusioni anche importanti, che noi veniamo da una famiglia iniziale comune, e la lingua ovviamente è un medium, è un mezzo per comunicare, dove praticamente l'uomo, che è un animale sociale per definizione, sta insieme, vive in comunità. Per comunicare tra di loro devono avere un codice definito e condiviso, al quale a un suono associamo un significato, e poiché queste regole sono uguali, ho trovato uguali tutte le lingue che ho esaminato, dal cinese alle lingue dei nativi australiani, a quelle amerindi, nativi dell'America, a quelle dell'Amazzonia, alla lingua degli Aztechi, alle lingue indoeuropee, ungorofiniche, tutte finora, che quelle che ho analizzato, rispondono alla stessa logica primitiva. Cioè, tu fai un'ulteriore sottolineatura riguardo alla lingua, alla nascita della lingua, che ha un sistema per lo più binario. Allora, sì, è un sistema binario. Ora mi spiego meglio, cerco in qualche minuto riuscire a spiegare bene come nasce, fare una sintesi proprio di tutto lo studio, che è tradotto nell'ultimo libro che verrà presentato a Parigi il 19 giugno, dove un professore mi ha fatto la prefazione, il professor Dottoli, di origine italiana, che sia anche alla Sorbona, un massimo linguista, insieme, e ha voluto inserire questo libro che ho scritto, il secondo libro, che è migliore rispetto al primo, più scientifico, eccetera, all'interno di una collana importante a livello internazionale. Una soddisfazione? Quindi, sì, perché io francamente a un certo punto ero quasi deluso, perché vedevo che, vabbè, al di là degli amici che spiegavo, sì, affascinante, bello, però non mi mancava un riconoscimento scientifico di questo lavoro, nel quale più approfondivo e più mi rendevo conto che c'era una ratio, non era accampato per aria, non era frutto del caso, dell'immaginazione, c'era una logica. Ecco, nel libro, che è la logica binaria dei concetti del linguaggio, c'è un sottotitolo che si chiama Teoria dei suoni concetto per la ricostruzione del pensiero e del proto-linguaggio verbale dell'Homo sapiens. È molto impegnativo il titolo, e questo professore che ho incontrato casualmente
anche lui ha scritto libri sull'origine del linguaggio, gli ho spiegato la mia teoria, gli ho mandato documentazione, gli ho regalato il mio primo libro, è rimasto subito colpito, dice ma io ho una vita che studio queste cose, lei ha capito il perché, è riuscito, tanti mi citava diversi studiosi, è riuscito a capire qual era la ratio che ha portato alla nascita del concetto, perché quando noi, il concetto e il linguaggio sono due facce della stessa medaglia, sì. Perché ovviamente noi nella nostra testa abbiamo un sistema binario dove abbiamo associato dei concetti alla luce e dei concetti al buio. È un po' la lingua dell'informatica, luce e buio, che è alla fine corrente e non corrente, è il sistema binario dell'informatica, fatalità, non per niente l'ha creata l'uomo, perché è il sistema elementare più semplice nella comunicazione, che è lo stesso che abbiamo nel nostro cervello. E tutto nasce dall'esperienza che passa l'uomo nello stato di buio e nello stato di luce. Quindi buio. Allora, per esempio, io ho immaginato, nell'ultimo libro, ho immaginato di essere su un monte sopra il mio paese, attendere l'avvento del buio, passaggio al tramonto del sole, eccetera. Cosa fisicamente si verifica? La prima cosa è che man mano che dopo tramontato il sole cala il buio, la prima cosa che vediamo è che le cose scompaiono, cioè soprattutto per quelle più lontane vediamo sempre l'orizzonte si restringe e diciamo gli oggetti che vediamo, i monti, le piante eccetera, scompaiono. Quindi il concetto di negazione, per esempio, è un concetto logico che è collegato al buio, così pure il concetto di avvicinamento verso di noi, perché l'orizzonte si avvicina finché non vediamo più niente, nel buio totale scompare tutto. Quindi l'avvicinamento, un altro concetto legato al buio. Il concetto di unione è legato al buio, perché vediamo che prima le cose sono differenziate, separate una dall'altra con il loro perimetro, poi vediamo si confondono in un miscuglio oscuro tutti assieme. Quindi il concetto di unione, il concetto di mescolanza, il concetto di somiglianza, come diceva Hegel nella prefazione di una sua opera, dice la notte dove tutte le vacche sono nere, perché i colori scompaiono, tutte prendono il colore oscuro, e quindi l'omologazione, il concetto di omologazione, di somiglianza, sono concetti legati al buio. Al contrario, il concetto di differenziazione, l'affermazione, il fatto che la cosa esiste, è legato alla luce, perché è la luce che rende visibili e afferma le cose. Così pure il concetto di divisione è legato alla luce, di separazione, perché la luce crea quella separazione tra gli esseri che vengono collocati dal caos della notte al cosmos del giorno, vengono collocati nel giusto posto, nella loro identità, definizione, forma, perimetro, e quindi è un concetto di visione, è un concetto legato alla luce, come un concetto di vedere, di conoscere, la conoscenza, sono tutti suoni legati alla luce che definiscono le radici verbali di queste parole in tutto il mondo. E così pure poi il concetto di, per esempio, di asciutto, perché la luce è associata all'asciutto, mentre il buio è il bagnato, quando piove si oscura il cielo, quando c'è notte c'è la rugiada. Sono concetti che abbiamo sedimentato in migliaia e migliaia di anni nella nostra mente e abbiamo associato a questo sistema duale. E per comunicare questi concetti occorre un'altra associazione, un'associazione che dobbiamo trovare usando sempre, parafrasando Saussure, che è un linguista importante, insomma alla base della linguistica moderna, e dove dice che questo significato che è legato al il significato di negazione, userò un suono del buio per comunicarlo, il significato di affermazione userò un suono della luce. Per esempio, se dico no, dico buio intenso, dico sì, dico luce intensa. È affascinante questa cosa. E lei, tu ritieni che tutto nasce da quelle lezioni del professor Caceffo? Allora, Caceffo aveva intuito che all'interno della parola c'è un significato intrinseco della parola stessa, cioè i suoni che noi diciamo rappresentavano all'inizio dei concetti, e questo è stato il grande intuito, il grande insegnamento, tant'è che lui interpretava anche i numeri su questo e ha fatto uno studio molto approfondito. Mi dispiace, io ho cercato, non so se abbia lasciato qualche scritto, qualcosa, purtroppo forse non ho lasciato nulla di scritto. Io da questo intuito qua, che sono stato affascinato, come chiunque penso rimanga affascinato da questi temi, ho portato avanti quelle sue riflessioni e sono arrivato a costruire una teoria ben strutturata, dove ho capito il senso del verbo, come si pronuncia il verbo per esempio l'azione per comunicare è tutta legata al suono muto dell'H. L'H è azione,
che poi l'H, secondo anche delle leggi della linguistica, può trasformare in una gutturale. Per esempio penso allo studioso Grimm che nel primo Ottocento dice, passando dall'indoeuropeo, dalla lingua europea alle lingue germaniche, alcune lingue per esprimere il suono dell'azione, alcune usano il suono gutturale, come per esempio il latino, il greco, dove si dice per esempio, non so, coris o cardia, greco il cuore, e diventa heart in inglese con l'H davanti aspirata, oppure hidor in greco che diventa, cioè, sono questioni che però alla fine il valore semantico del significato è lo stesso. Quindi ho cercato di ricostruire anche una tabella, c'è una tabella nel nuovo libro dove praticamente c'è la chiave per interpretare, per capire la logica intrinseca in tutte le radici linguistiche del mondo. La cosa che mi colpisce della ricerca che hai fatto non è l'utilizzo delle lingue indoeuropee, che più o meno, insomma, ma è che tu abbia fatto questa ricerca anche sui suoni e gli ideogrammi del cinese, piuttosto che... Sì, diciamo che nel nuovo libro specifica molto meno quello vecchio. Molto affascinante. Nel nuovo libro addirittura ho trovato una sovrapposizione totale col mio pensiero, col pensiero Tao. Lo yin e lo yang, anche lì è il chiaro e il scuro, la luce e il buio, e nel concetto ho scoperto casualmente, io sapevo nelle notizie grandi linee di questa filosofia, però poi un giorno per caso mi sono imbattuto in una serie di concetti che rappresentati dallo yin e concetti opposti dallo yang. E mi sono chiesto, ma questi qua sono i concetti del mio libro, uguali, identici. È una cosa molto razionale, molto logica, perché le percezioni della luce e percezioni del buio che fanno parte della teoria Tao sono le stesse percezioni che io avevo verificato per altri percorsi e avevo scritto nel mio libro. Tant'è che nel cinese il concetto di divinità, certi concetti, ho fatto un paio di capitoli interessanti nel nuovo libro dove mette in confronto che anche il cinese risponde a queste regole, ma non solo, anche i vari miti dell'umanità. Quello sì. I miti dell'umanità, tutti i miti dell'umanità iniziano con lo stato di buio, oscurità, mescolanza degli elementi, il bagnato, le acque oscure, eccetera, per poi arrivare, e di solito tutti i demiurghi che creatori dell'universo, nei vari miti, sono soggetti di luce, cioè è la luce che genera, che genera le cose, perché fa apparire ciò che nel buio è tutto confuso assieme, e quindi l'associazione mentale del passaggio tra notte e giorno diventa il paradigma del passaggio dell'origine dell'universo e lo sviluppo dell'universo in tutti i miti, a quello egiziano, a quelli semitici, a quelli greco, romani, latini, quei nordici. In tutto il mondo segue questo schema. Nel nuovo libro approfondisco molto questo tema qua, anche con anche delle tabelle comparative. In effetti io dei piccoli ricordi che ho è che ad esempio il mito di Noè, la storia di Noè che ci hanno raccontato, che noi impariamo nella Bibbia, è conosciuta in Cina, e c'è la tradizione del mito di Noè anche, come per dire che allora effettivamente probabilmente la tua è stata una genialata e una scoperta vera. Siamo tutti figli di una stessa radice. Io sono convintissimo, difatti ho voluto mettere nella copertina del primo libro, l'attore di Babele, nel secondo libro invece ho preso un bellissimo, anche per raccontare un po' della mia terra, Lessinia, un bellissimo dipinto di un certo pittore Tale, si chiama di cognome, il quale dipinge la Lessinia, dove usa molti contrasti chiaro-scuro, dove lì c'è un disegno dove in una parte della montagna c'è l'oscurità, dall'altra c'è la luce, quindi il contrasto luce-buio, che è lo stesso di yin-yang, ed rappresenta un po' questo comune denominatore che ha formato la nostra logica e il nostro linguaggio. Senti, allora, questo libro sicuramente andrà letto e andrà sicuramente scoperto, soprattutto per quelli che amano questi argomenti, e io prometto di leggerlo. Ma come nasce? Io ho capito che sei una persona curiosa, ma tu hai 100.000 curiosità, e quando trovi il tempo per scrivere? Io sto qua di notte. No, diciamo che penso che la tua giornata sia presa. Per andare, io diciamo che sono riflessioni che faccio nei momenti magari durante le vacanze, magari sono più rilassato, ma io penso, mi fermo anche a pensare, a volte faccio ricerche, cerco la radice della parola, vedo se c'è una logica dietro la radice. Ho confrontato, non so, migliaia di radici. Per esempio, la parola l'unità, l'unione, è un concetto legato al buio, la divisione della luce. Io
il concetto di io e di uno sono concetti identici, si esprimono entrambi. Io sono l'unità, tu sei l'altro separato da me. Io sono il punto di vista da cui vedo la realtà, quindi quando dico tu dico luce intensa, quando dico io dico buio intenso, perché esprimo il concetto di unità e il concetto di divisione. Ecco, allora tutte queste riflessioni provate, riprovate, poi è una cosa che è molto affascinante, che non ti prende, perché vedi, trovi dei riscontri, delle conferme, vai a cercare se è vero, se è solo una pura casualità, eccetera. Ma io ho trovato per esempio che nella parola uno, che rappresenta l'unità, e ho trovato che la stragrande maggioranza di lingue del mondo rappresenta solo concetti del buio e corrisponde perfettamente con la mia teoria. Usa i suoni del buio, sono suoni nasali e gutturali, quindi N, M, G, Q e K per esempio, e mentre i suoni della luce sono suoni dentali D, S, T, Z, oppure suoni liquidi LR. Ho spiegato che perché nel libro, questi qua, ho cercato di dare una spiegazione logica del perché di questi suoni, da dove possono derivare. E c'è sempre un meccanismo binario? Sempre binario. Molte volte per esprimere la logica nostra, quando diciamo in matematica più per più uguale più, più per meno uguale meno, meno per meno uguale più, è la stessa logica della lingua, c'è la negazione e l'affermazione. Ecco, e questo avviene anche nella lingua, stessa logica, perché il cervello è unico, quindi possiamo esprimere un concetto con termini matematici in termini linguistici, tant'è che nel libro ho anche creato un'equazione tra suoni e numeri, perché alla fine il nostro cervello è unico, il nostro modo di concepire è unico e sono due linguaggi, quello dei numeri e quello delle parole, che sono sempre linguaggi di un unico cervello, di un'unica mente. Adesso ti faccio una prova. Il mio professore di linguistica mi diceva il 3. Ah, il 3. Ma il 3 è affascinante perché il 3 è la somma del 2 più 1. Però il 3 è anche... Perché è il numero perfetto? Perché viene ritenuto... Allora, se l'1 è l'unità, il 2 è la divisione, la separazione, come dire, prendo una mela, spacco in due, diviso in due, il 3 è il divisore. Il divisore, io ho scoperto che il 3 è il significato del sole. Infatti, volevo chiederti, nel tuo ragionamento binario... Il mio ragionamento, il sole è la gente, è il terra, o 3, e nella parola 3 c'è il concetto di sole, lo spiego molto bene nel libro, e ci si capisce nel 3 inglese perché contiene anche l'H, è T più HR. Sì. L'H che si comporta, che è l'azione, lo sforzo, il fiatone, dico io nel libro, perché quando fai una corsa è muta. È muta l'H. L'H e per il primitivo rappresentava lo sforzo, che è importantissima, poi può trasformarsi con la legge di Grimm in H, in culturale, eccetera, però all'inizio l'H, che è molto presente in lingue aspirate, semitiche, per esempio, mentre negli indoeuropei è più presente il suono C e G, CK, oppure nell'inglese rimane ancora H, insomma, però hanno tutti lo stesso valore semantico, cioè di significato, e quando dico 3, dico T, HR. L'HR è l'insieme del curvo e del dritto, HR, perché il Sole è una curva cui i raggi che sono dritti, R è il raggio del Sole, quindi insieme quella luce del Sole, vuol dire luce del Sole, quella parola lì c'è dentro, quindi la luce del Sole è il 3, che è il divisore. Guarda caso, il suffisso risponde alla stessa logica. Ore, ricordiamo che Horus è il dio Sole, o Helios, HL, HR, HL, sono sempre due categorie, RL sono sempre due liquide che hanno lo stesso valore semantico, nella L c'è un senso più di grandezza, di altezza, però sono sempre messaggi uguali, HR, HL, CR, cerchio, CR, vedi che posta H c'era CR, vuol dire cerchio, circolarità, e quindi dove ci sono i due concetti che sono quello di dritto, che è legato al 2, il 2 è il dritto, il raggio, perché l'elemento dritto in natura, qual è l'elemento più dritto di tutti? È legato alla luce il dritto, perché il raggio del sole è l'elemento diritto che noi abbiamo associato alla luce, e mentre la buia volta della notte è associata al buio, e quindi l'1 è il buio e il 2 è la luce, quindi 2 più 1 fa 3, e c'è anche una correlazione. Ecco, nel dire nel sole c'è il cerchio, la circolarità, c'è una curva che è la C o la H, okay? E c'è qua attaccato sempre il raggio, il dritto, è l'insieme del curvo e del dritto. Quindi è la perfezione. Quindi è l'insieme del curvo dell'unione e della divisione insieme. E quindi quando dico
3 latino o l'inglese, o dico sole, riesco a provarti questo in due secondi. Se dico la parola sol solis, prendiamo il latino, la radice S ol. Quel ol lì c'era anticamente un suono H in mezzo, ol, H O L, ol, ul, al, vuol dire sole. S luce, luce del sole, luce del cerchio elevato del sole, poi diventa il sole diventa il cerchio per antonomasia, il concetto di singolarità nasce dal sole. Teniamo conto che all'inizio erano concetti e non parole. Concetti. Allora, S più ol o sur nel sanscrito, vede che lì c'è la R al posto della L, ma non vuol dire niente, è sempre un suono liquido, devi ragionare per categorie di suoni. Allora, sur o sol vuol dire cerchio elevato di luce, che è il sole. Se guardiamo nel 3 c'è la T che equivale alla S di sole, sono 2 dentali. Okay? Guardi l'H in mezzo, che c'è l'H poi che è scomparsa, c'era anche sotto, e c'è la L o la R di qua, e nel sole c'è la R, nel Surya c'è la R, ma se no nel sole c'è la L, sol, e nel 3 è 3 T H R, H R c'è la R anche di là, uguale, 3 e sole dal punto di vista semantico si equivalgono. Pensa a te. Ascolta, ma adesso che il tuo libro arriva alla Sorbona, diventerà un libro di studio secondo te? Ma io, a dire il vero, sono stato molto sorpreso, pochi mesi fa è stato, perché io avevo intenzione di fare una riedizione, rivederla eccetera, però l'avrei fatta fra un anno o due, perché intanto ero un po' deluso, perché subito ho detto nessuno, io sì, ma alle volte mi veniva dubbi di coscienza, una volta Zaia mi fa o ti danno il Nobel o ti metto le malincomi, mi fa la battuta così, però al di là di questo io lo faccio per passione, non è che sono, ed era per curiosità. E a un certo punto ho detto, era un po', perché vedevo che sì, avevo un riscontro, ho fatto serate, ho spiegato, la gente è affascinata, però mi mancava un riscontro del mondo scientifico, perché la linguistica oggi si è sempre mossa, c'era a un certo punto, studiavano il rapporto col suono, poi hanno abbandonato questo percorso qua, tant'è che nella società letteraria francese nell'Ottocento dice, guardate, non venite a raccontare di linguistica e dell'origine del linguaggio, perché è un argomento che non discutiamo più, perché ognuno dice stupidaggini che vuole, ognuno si inventa quello che vuole, quindi non si è più seguito questa scienza, perché era diventata troppo fantasiosa, e la linguistica attuale segue semplicemente nella ricerca un criterio comparativo, mette dalle varie lingue, per esempio l'indoeuropea, le famiglie linguistiche, mette insieme e cerca di ricostruire una radice ricostruita primordiale di un proto-indoeuropeo, eccetera. Io invece parto da un concetto diverso, parto dalla radice, dai suoni, io non metto in discussione gli studi fatti, però loro spiegano il come, io spiego il perché. Io parto dalla radice e do una spiegazione logica alla radice, tant'è che l'ultimo libro analizzo diverse importanti radici delle parole che usiamo nelle lingue indoeuropee e non solo, e dimostro che queste radici sono uguali a altre lingue. Per esempio la radice di sole, sono 3 radici che compongono le parole sole in tutto il mondo, che hanno gli stessi mattoni uguali tra loro, quindi alla fine c'è dei mattoni condivisi, concettuali, che vengono usati per costruire una radice e un'altra. Senti, siamo in chiusura, ho già passato il tempo. Voglio sapere per chi l'hai scritto questo libro? A parte che per te, per chi secondo te è un libro giusto da leggere? Ma io l'ho scritto perché questo libro può dare molti spunti, secondo me è la chiave giusta per interpretare molte cose, poi sono uno strumento molto utile per interpretare i miti, per interpretare non solo il linguaggio, per interpretare, capire la logica umana, come nasce e si sviluppa la logica umana. È un libro che ti apre la mente e ti permette di capire, entrare nel perché delle cose, e quindi è un libro anche di riflessione che ti permette può essere molto utile anche nel mondo archeologico, nell'interpretazione, per esempio nel rapporto per esempio tra cielo e terra. Io ho letto, appassionato anche di archeologia, ho letto diverse pubblicazioni, mi piace guardare l'arte primitiva, trovare il senso che c'è dentro quest'arte, e tutte rispondono a questa logica qua. Per esempio nel rapporto tra il cielo padre e la terra madre, tra padre e madre, il cielo viene sempre definito come maschile e la terra femminile, perché è il cielo che feconda la terra, il rapporto tra uomo e donna, così pure guarda caso il concetto di femminile è
yin del Tao e concetto maschile yang, parte attiva, parte passiva, insomma c'è una logica intrinseca in tutto. Capire bene questa logica permette di conoscere meglio la storia, cioè la filosofia, i pensieri, la nascita delle parole, l'archeologia può dare un grande contributo per lo sviluppo anche della scienza e capire meglio chi siamo, come nasce nel nostro modo di pensare. A dire il vero, nella storia non c'è stato mai nessuno che è stato in grado di capire il perché delle parole in fondo, cioè è sempre stato un tabù. Ecco, io ho dato una chiave di lettura, sono convinto di quello che ho scritto. Un professore della Sorbona è stato, quando ha letto, è stato entusiasta, mi ha fatto una prefazione dicendo che è straordinaria questa cosa. Insomma, io sono contento perché ero convinto di me stesso che era straordinaria, però non ho avuto mai nessun riconoscimento. Il fatto che vada a Parigi a presentarlo per me è una grande soddisfazione. Grazie mille per averci illuminato, ma sostengo che ancora una volta valga la pena di leggere questo libro. Stefano Valdegamberi, grazie. Grazie a tutti voi buon lavoro. E siate sempre curiosi e chiedete sempre il perché delle cose. Arrivederci, alla prossima. La logica binaria, dico il titolo esatto perché lo leggo perché è un libro un po' complesso. Quando uscirà, ricordatevi, la logica binaria dei concetti del linguaggio, teoria dei suoni concetto, per la ricostruzione del pensiero del proto-linguaggio verbale dell'Homo sapiens. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per il Papa Leone e per tutti i pastori. Il Signore Gesù che li ha scelti li assista con il suo Spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In Konkani di Goa, India. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kupin Bolale Service Potu Jetaesa, Osteremo dentro Sodoivani Sodoivta Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che sale il Calvario, carico del pesante legno della croce.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. specchio di perfezione, prega per noi. sede della sapienza, prega per noi. fonte della nostra gioia, prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo residenti delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, Che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. le anime dei pastori e dei fedeli defunti per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen. Preghiamo insieme la Vergine Maria con le parole di Papa Benedetto XVI a pagina 8 del libretto. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà, anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili, come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie, perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese, perché rimanga un Paese cristiano, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso
il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana e oggi anche di Santa Maria Maddalena, la prima annunciatrice di Cristo risorto. Invochiamola su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su quelli che si affidano alle nostre preghiere, particolarmente i sofferenti e gli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. A pagina 26, l'inno del Giubileo, la seconda strofa. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita, nel cammino io confido in te. Dio ci guarda, tenero e paziente, nasce l'alba di un futuro nuovo, nuovi cieli, terra fatta nuova, passa i muri, spirito di vita, fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita, nel cammino io confido in te. Telepace vi invita alla preghiera. Ogni sabato alle 17, in diretta dalla cappella della Cittadella della Carità di Negrar, la Santa Messa dedicata agli ammalati. Un momento di speranza, conforto e fede. Segui la diretta su Telepace, la voce di chi non ha voce. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace.
Donna, perché piangi? Chi cerchi? Sono queste le parole che Gesù risorto, accanto alla tomba vuota, rivolge a Santa Maria Maddalena, di cui oggi celebriamo la festa. Maria Maddalena, definita da San Tommaso d'Aquino l'apostola degli apostoli. Cosa rende la Maddalena apostola? Cosa la rende testimone dell'incontro col risorto, che inizialmente si traduce e si riassume nell'annuncio di una tomba vuota? Certamente la sua ricerca d'amore. Maria Maddalena è la donna capace di cercare l'amato e di non fermarsi davanti al deserto, davanti al silenzio, davanti alla tomba vuota. Non a caso la liturgia di oggi associa a questo Vangelo quel passo del Cantico dei Cantici dove si dice: ho cercato l'amore, l'amato, l'amore della mia vita e non l'ho trovato. Ecco la condizione per l'incontro con l'amato, è la ricerca perseverante, costante, la ricerca che non si arrende davanti al silenzio, quel saper stare anche ai piedi del crocifisso, come Maria la madre di Gesù, senza arrendersi, rimanere, stare, sostare. È la capacità di Maria appunto di non fermarsi in questa ricerca fino ad arrivare a quel nome personale pronunciato, Maria. In quel Maria si riassume il senso di un amore personale, quella bella frase che rivolta a ciascuno di noi: tu sei il figlio mio amato. Questo è l'incontro con Gesù, sentire il suo amore personale per noi, uscire dall'anonimato e sentire che lui rivolge il suo sguardo personale a noi. Questo ci rende, come la Maddalena, apostoli. In questo numero stava Raccontare per non dimenticare, una comunità davvero magnifica, sulle scie di San Carlo Borromeo. E per finire, Custodire il creato, una responsabilità di tutti e ciascuno. Il 19 luglio 1985, Val di Stava, ore 12:22:55 secondi. I due bacini di decantazione della miniera di Fluorite sul monte Prestavel crollano.
170.000 metri cubi di una massa fangosa, composta da sabbia, limi e acqua, si riversano a valle ad una velocità di quasi 90 km/h. Spazzano via tutto quanto incontrano in un tempo di 2 minuti circa. Con 268 morti e danni per oltre 133 milioni di euro, questa tragedia è considerata uno dei più gravi disastri al mondo, dovuti al crollo di discariche a servizio di miniere. La fondazione è nata nel 2002 su iniziativa dei familiari delle vittime, che hanno messo a disposizione un capitale molto importante proprio per coltivare la memoria, ma una memoria non rivolta al passato, ma una memoria attiva, appunto. Come ci disse il Presidente della Repubblica Ciampi, avete fatto bene a fare questa fondazione per fare memoria attiva, una memoria che guardi al futuro, che faccia in modo che queste 268 vittime, questi 268 uccisi non siano morti invano. Questa fondazione, attraverso molte attività, fra le quali quelle formative nei confronti dei giovani, delle scuole superiori, delle scuole medie, delle università, delle accademie militari, degli amministratori pubblici, si cerca di ragionare, di fare memoria sulle numerosissime scelte, decisioni sbagliate, a volte definite scellerate, che sono state prese da dirigenti, da tecnici, da manager, che hanno portato al crollo dei bacini di decantazione di Stava. Nel suo etimo latino il verbo ricordare è recordis, cioè ripassare dalle parti del cuore. In una parola l'antidoto per combattere l'oblio, per fare in modo che eventi come questo non accadano di nuovo, per aiutarci a costruire un futuro disegnato intorno all'uomo e non intorno al profitto. Michele, siamo nelle sale di questa fondazione dedicata a una valle che ha subito un gravissimo disastro, però del quale il 19 di luglio è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Qual è la genesi? Qual è stata la genesi che ha portato? Hai detto correttamente, i 2 invasi di Stava crollano il 19 luglio e la grossa massa di fango che essi contenevano porta via una valle intera, la valle di Stava sottostante. Per però capire come siamo arrivati a questo crollo tocca fare un salto all'indietro nel tempo. Entrare nell'aspetto minerario di questa valle è una storia lunga che nasce addirittura nel Medioevo con una miniera di argento di cui si perdono le tracce, sparisce un po' dai radar, per arrivare poi invece a un secolo fa circa, nel 1920, periodo del ventennio fascista, nel quale si trova accanto alla miniera di argento originaria un ricco filone di fluorite che diventa poi il minerale che viene estratto da questa miniera. Si alternano delle ditte, in particolare Montecatini, che a partire dalla metà degli anni 40 e poi nel 1960 in particolare, porta la sua produzione da una produzione quasi artigianale a una produzione industriale. Ecco, il cambio di passo è in quella data, 1960. Montecatini trasforma quella che era una miniera tradizionale in un impianto di trattamento della roccia proveniente dalla montagna e quindi un'industria chimica posizionata a 1300 metri di quota e dalla quale poi riuscire ad ottenere la trasformazione della fluorite grezza in fluorite utilizzabile nell'industria. Però questa valle, come hai detto tu, non era pronta a questo salto, cioè non era neanche il posto giusto, mi viene da dire, per... Non era il posto giusto soprattutto dal punto di vista tecnico. Non entro nel merito sul fatto che in una valle alpina si vada ad insediare un'industria chimica, ci può anche stare se ci sono le condizioni per poterlo fare. Il problema non è tanto quello, il problema è che l'industria chimica che trasforma la roccia in fluorite pura ha bisogno di un trattamento con grosse quantità di acqua e quindi otteniamo da una parte la fluorite vendibile e dall'altra parte lo scarto, il rifiuto minerario, l'immondizia, se vogliamo usare un termine, che rimane qui ed è un'immondizia sotto forma di acqua e fango. Per
ricoverare questa discarica, perché di questo stiamo parlando, una discarica di rifiuti, è necessario un luogo adatto a metterci quei rifiuti. Il luogo adatto prevede di essere in una località non particolarmente pendente, in una località particolarmente asciutta, soprattutto il terreno, e mai a monte di un centro abitato. Scegliere il luogo di Pozzole, che sta a monte dell'abitato di Stava, che sta a monte dell'abitato di Tesero, in una valle ripida e particolarmente umida, è una scelta scellerata. Questo scrive il giudice in sentenza. Ed è una scelta non tecnica, ma una scelta prettamente economica. Era a 2 passi dall'impianto. Dettata da quelli che sono i motivi che poi sono alla base spesso e volentieri dei disastri che succedono, perché purtroppo Stava non è stato né il primo né l'ultimo. Le cause sono sempre le stesse, partono sempre da una necessità dell'azienda di aumentare al massimo il proprio profitto, andando spesso a discarico di quello che è il costo principale, quello del personale e quello della sicurezza. Mettendo insieme queste due cose otteniamo dei rischi che però nel caso di Stava non erano rischi accettabili, assolutamente non erano rischi accettabili. Per riprendere quello che si stava dicendo, dopo questi 25 anni di attività arriviamo al momento del crollo della discarica, perché Monte Edison in particolare, che gestisce e porta all'innalzamento del secondo dei 2 bacini di decantazione, un bacino tra l'altro del tutto abusivo, non esiste una progettazione e un documento che certifichi il perché e come è stato imbastito questo secondo bacino, fa sì che il bacino stesso, l'argine del bacino stesso a un certo punto ceda e il 19 luglio, come abbiamo detto, intorno alle 12:22, 180.000 metri cubi di materiale escono, portano via tutto l'abitato di Stava e il sottostante parte dell'abitato di Tesero, la via Mulini in particolare, uccidendo 268 persone. Di cui 71 ancora non hanno... 71 vittime sono sepolte nel cimitero monumentale di Tesero, in una fossa comune di fatto, perché sono 71 vittime alle quali non è stato possibile associare i resti alla persona, quindi sono le 71 vittime non riconosciute, non riconoscibili. Al tempo non c'era il test del DNA e quindi è stato complicato anche da quel punto di vista. Nel cimitero di Tesero sono sepolte appunto le vittime non riconosciute e le 70 vittime del paese di Tesero. Mentre chi ha potuto riconoscere il proprio caro ed era di fuori, non dimentichiamo che era piena estate e nella valle c'erano 5 alberghi, ha portato il proprio caro in uno dei 64 cimiteri nei 64 comuni che hanno avuto vittime in questo disastro. Che cosa si è risparmiato a fronte di quante perdite? È una bella domanda questa, se la fa anche il giudice. Il giudice scrive in sentenza: se si fosse speso 1/10 di quello che abbiamo speso noi in tribunale per fare perizie e capire cos'è accaduto, probabilmente il disastro di Stava non ci sarebbe stato. E io aggiungo, conoscendo qual è stato il risarcimento del danno, quantificabile in quasi 133 milioni di euro, se si fosse speso 1/1000 di quello che è stato poi il risarcimento del danno, probabilmente il disastro di Stava non ci sarebbe stato. Ma quanto valeva la vita di una persona in Val di Stava nel 1985? Parlare della magnifica comunità di Fiemme è narrare la storia di una comunità che sin dal 1111, proprio in questo territorio, ha saputo amministrare e difendere la propria autonomia. Una prima domanda nasce proprio dall'origine di questo nome. Perché la si definisce proprio magnifica? Scopriamolo insieme al responsabile dell'archivio storico della magnifica comunità di Fiemme, Tommaso Dossi.
La Magnifica Comunità è un ente storico antichissimo. Il termine Magnifica lo troviamo nei documenti a partire dal XV-XVI secolo. È un titolo onorifico che andava a indicare qualcosa di importante, qualcosa di autonomo, che attraverso prima delle consuetudini e poi dei veri e propri statuti, dunque leggi, si autoregolamentava, si autodisciplinava, soprattutto in materia di beni comuni, quali boschi, pascoli, prati e alpeggi. Un patrimonio collettivo indivisibile e inalienabile che oggi come un tempo viene amministrato da una serie di rappresentanti, i regolani, eletti nei singoli paesi o regole. Un profondo senso di appartenenza e cura scritti nel DNA di una comunità. L'autogoverno di questo territorio affonda le sue radici perlomeno al XII secolo. La testimonianza più antica, i famosi e celebri patti ghebardini, firmati a Bolzano il 13 e il 14 luglio del 1111. In quelle date 4 uomini, 4 rappresentanti di questo territorio si recano nel palazzo del vescovo a Bolzano che, supportato, fiancato dal suo avvocato, accoglie questi 3 uomini per sancire quello che è un atto, un vero e proprio documento di vassallaggio, di infeudazione, che riconosce una comunità che preesisteva sicuramente probabilmente da decenni, se non da centinaia d'anni, alla sigla del patto e, come dire, impone da una parte la presenza prima di un gastaglione, poi di un vicario, dunque di un giudice per l'amministrazione della giustizia civile, penale, dunque criminale, e poi l'imposizione da un punto di vista fiscale delle vere e proprie tasse, note come arimannie, che poi si tramanderanno nel gergo locale come romanie, che verranno pagate fino alla metà dell'Ottocento, dunque fino all'abolizione dei diritti feudali. Non si è trattato quindi di un'investitura ad personam, per così dire, ma una vera e propria infeudazione collettiva. Una comunità intera diventa insieme responsabile di un territorio e dunque sua custode. Un potere che nel 1587 viene ufficialmente siglato con la concessione da parte del principe vescovo Lodovico Madruzzo di uno stemma nobiliare, con lo scopo di ricordare a chi lo vedeva impresso da qualche parte che lì comandava il titolare dello stemma. Ma qual è il significato dello stemma della Magnifica? Ludovico Madruzzo, siamo alla fine del 500, 1587, concede alla comunità, o meglio ai vicini, ai membri di questa comunità di Fiemme, uno stemma, meglio noto come arma. È un'arma che racchiude l'essenza del potere territoriale, dunque è rappresentata la croce, simbolo del vescovo principe, quindi potere spirituale ma anche temporale e politico, che è piantata in maniera ben salda su 3 colli, 3 gobbe, che simboleggiano la città di Trento, Tridentum, e sotto ci sono delle fasce colorate bianche e rosse che incarnano i colori di un altro signore territoriale, il conte del Tirolo di Innsbruck. Questo stemma venne associato nella seconda metà dell'Ottocento ai colori che attualmente sono i colori della bandiera della Magnifica Comunità, il bianco e il rosso, il bianco e il verde, i colori del Tirolo storico ma anche del paese di Cavalese. Attualmente la Magnifica Comunità di Fiemme rappresenta la popolazione di 11 comuni e oltre alla difesa delle tradizioni locali amministra un ingente patrimonio boschivo il cui ricavato è destinato alla promozione dello sviluppo economico e al miglioramento delle condizioni socioculturali della valle. Un modello di autogoverno che ha saputo sopravvivere al tempo. La sfida per una comunità che vive in una valle alpina come la nostra è legata sostanzialmente a 3 parole. La prima parola è che ci sia lavoro, la seconda è qualità della vita, cioè i servizi che servono a una comunità per vivere, ma la terza è anche il senso di comunità, cioè lo stare insieme, la capacità di tenerci riuniti, insomma, intorno ai temi più importanti. Allora la Magnifica Comunità ha garantito per secoli tutte e 3 queste funzioni. Poi con le riforme napoleoniche che hanno introdotto gli stati, le regioni, i comuni, purtroppo anche i nazionalismi, ma ecco, le cose sono un po' cambiate, quindi oggi la comunità non sente più quel dovere di garantire
la qualità della vita che oggi devono garantire chiaramente i comuni e comunque le regioni e l'autonomia da noi, ma si sente comunque di dare quel senso di essere comunità che è altrettanto importante. Oggi il nostro compito è soprattutto quello di aggiungere alle due parole lavoro e qualità della vita il senso di comunità, e questo è un tema trasversale, riguarda un po' tutto il Paese, riguarda anche l'Europa, dove questo concetto di comunità insomma passa un po' poco e invece se ne sarebbe molto bisogno. La modernità di gestione da parte della Magnifica trova la sua massima espressione nell'articolo 11 del suo statuto, che desidera impiegare le rendite ricavate dalla gestione del patrimonio collettivo in maniera da assicurare la partecipazione al godimento delle rendite di tutti, mediante interventi di solidarietà a sostegno delle fasce sociali più bisognose. Questo è proprio uno dei principi fondanti della nostra comunità. Deve pensare che in passato la comunità ha garantito per esempio gli accessi, la strada da Egna fino a Moena l'ha costruita la comunità, ha garantito servizi sanitari, quindi l'ospedale di Cavalese per dire è stato fatto dalla comunità, ha garantito formazione, scuole, cultura. Diceva Hannah Arendt, pubblico è il mondo in quanto comune a tutti e distinto dallo spazio privato che ognuno di noi occupa privatamente. Un modello di autogoverno come quello della Magnifica è in grado di produrre non solo ricchezza in modo efficiente, ma di redistribuirla secondo un canone di qualità e cura, permettendo ai cittadini di mettere in atto quei valori di reciprocità, fiducia e simpatia, senza i quali non esisterebbe nessun vivere civile. Alzando un po' lo sguardo, no? E quindi cercando di impostare delle azioni che non riguardino solo i singoli individui o i singoli comuni, ma cercando proprio di capire che delle aggregazioni un po' più ampie sono necessarie in un mondo che è diviso tra Stato, come quello che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, e mercato che stiamo conoscendo oggi. C'è una via di mezzo che è fatta da forme di cooperazione, da strategie comuni, eccetera, che devono far parte di una strategia anche politica e di visione del futuro. Sabato 12 luglio, sull'altopiano di Brentonico, presso le chiesette dedicate a San Carlo Borromeo di Fontechelle e Sorne, si è tenuto un momento di preghiera e vicinanza, davvero intenso, in occasione della visita dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Don Daniele Laghi, parroco dell'Altipiano, nei saluti iniziali ha desiderato sottolineare la gioia e l'onore di accogliere l'arcivescovo, ricordando con profonda gratitudine l'ospitalità ricevuta 2 anni fa a Milano durante una visita in memoria della migrazione trentina in Lombardia. Questo scambio Milano-Trentino, Milano-Brentonico, che ha continuato, chi per la villeggiatura, chi per l'impegno lavorativo, chi per altro, e poi ricordando la figura appunto di San Carlo, che tutte le chiese, tutte le parrocchie sono molto legate affettivamente, perché è un pastore vicino alla sua gente, pur nel 1500, ma una persona che ha lasciato il segno, ed è per questo che in tantissime chiese del Trentino e non solo. In più San Carlo è passato per il Trentino, si è fermato ad Ala per partecipare poi al Concilio di Trento e ha portato veramente la riforma della chiesa di allora, ecco, a Milano, ma non solo, nei dintorni. La figura di Monsignor Delpini, prima volta in Trentino, che ha incuneato la visita ai suoi campeggi estivi, anche con una visita all'altopiano, le cappelle dedicate a San Carlo, e poi all'incontro con la cittadinanza e la Santa Messa, veramente un'occasione unica, che lo ringrazio veramente per la presta disponibilità e per l'affetto che nutre anche in questo modo anche la nostra provincia, la sua presenza.
Monsignor Delpini, una bellissima occasione per far ritornare San Carlo nella terra del Concilio. San Carlo è stata una presenza determinante per il Concilio, senz'altro, ma poi anche per l'attuazione del Concilio, cioè questo Concilio ha segnato l'inizio di una riforma della Chiesa che lui ha attuato con molta determinazione fino a diventare il modello del vescovo tridentino e quindi ispirando anche molti altri vescovi a imitarlo. Io credo che non sia solo un ricordo, ma una presenza che ci incoraggia, ad aver fiducia e a dare il nostro contributo per una Chiesa viva, per una Chiesa bella, per una Chiesa che affronta con serietà le problematiche di oggi. Vescovo ragazzino prima, gigante della santità poi, la vita di San Carlo Borromeo scorre tra questi due poli, in un'accelerazione dei tempi direttamente proporzionale alla sua azione pastorale. Santo milanese e figura cardine del legame storico tra Milano e il Trentino, seppe farsi promotore di una riforma profonda della Chiesa, in una dimensione pastorale, concreta e semplice, e al contempo tutta dedicata a quell'humilitas che lo fece essere sempre vicino a chi soffre. Humilitas ha qualcosa a che fare con l'umiltà e con l'appartenere alla terra. La sua azione dice soprattutto di una capacità di comandare, di una capacità di sacrificio, di una capacità di tenacia nell'azione pastorale, che ha coronato questa umiltà con un servizio di eccellenza per la Chiesa. I pastori siano servi di Dio e padri per la gente, diceva San Carlo Borromeo, in un'espressione la sintesi di una vita dedicata alla Chiesa e ai fratelli. Fedele al suo motto episcopale, Humilitas, tra il 1576 e il 1577 visita, conforta e spende tutti i suoi beni per aiutare gli ammalati. La sua presenza è talmente costante tra la gente che il periodo storico verrà ricordato come la peste di San Carlo. Una viva testimonianza dunque di fede, speranza e amore per il prossimo, un esempio che allora e oggi riesce a trasformare i cuori dell'umanità, un po' troppo distratta dal vuoto di vite, tutte però perfettamente organizzate. La prima cosa che può dirci è questo: tenete fisso lo sguardo su Gesù. La seconda cosa che può dirci è: amate la Chiesa fino a soffrire per renderla più bella. Molto impegno, molta intelligenza, molta determinazione di San Carlo è stato proprio per rendere più coerente con il Vangelo e più significativa la presenza della Chiesa. La terza cosa che si può ricordare tra le tante è questo: state in mezzo a chi soffre, a chi è povero. San Carlo ha dovuto attraversare i tempi della peste e la sua azione pastorale, mentre molte autorità civili lasciavano Milano per mettersi al sicuro, San Carlo non solo è rimasto, ma ha visitato proprio anche i lazzaretti dove erano ricoverati i malati di peste e ha impegnato i cappuccini e tanti altri religiosi per l'assistenza spirituale di questo male che non si poteva curare, ma che aveva bisogno comunque di consolazione.
caldo in questi giorni ci ha dato un attimo di tregua qui in Trentino. I grandi temporali hanno dato un po' di refrigerio a questa afa che si è abbattuta, ahimè, anche sulle regioni alpine. Qui con noi Dino Zardi, grazie di essere con noi. Grazie, professor Zardi, professore di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento e per 9 anni presidente dell'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia. Dicevamo quindi che sebbene in questi giorni in Trentino abbiamo un attimo di pace con il caldo che c'è, Papa Leone XIV ci ha ricordato con la celebrazione della prima messa per la custodia del creato che si è celebrata il 9 luglio a Castel Gandolfo come questa questione del clima, che spesso e volentieri in una serie di luoghi comuni noi attribuiamo a qualcosa di esterno all'uomo, invece in realtà dipenda fortemente da noi. Sì, ne abbiamo discusso anche in altre circostanze, ma per quanto possa sembrare strano, il cambiamento del clima è un effetto di lungo termine, questo va ricordato.